ci viene chiesto di tracciare questa funzione qui, che è una funzione esponenziale. Allora, quando noi vogliamo tracciare una funzione, ci vogliamo comportare come con una qualunque funzione. Da che mondo è mondo, per tracciare una funzione a noi servono dei punti per poterlo fare. Ora, questa qui è una funzione esponenziale, quindi siamo sicuri di molte cose. La prima cosa è che una funzione esponenziale è una funzione che è sicuramente positiva. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che praticamente la funzione non tocca niente di quello che c'è qua e non tocca veramente neanche l'asse, perché le funzioni esponenziali sono strettamente maggiori di 0. Quindi noi ci aspettiamo un qualcosa che stia qui sopra. Adesso dobbiamo vedere in che termini sta qui sopra. Beh, quello che sappiamo per certo è che data una funzione, e per trovare i vari valori si procede in questo modo. Cioè supponiamo qui di avere x e qui di avere f di x, che deve essere quindi uguale a un quarto elevato alla x. Quindi che vuol dire? Vuol dire che io vado a mettere qui un valore 0 e quello stesso valore lo devo andare a sostituire nella formula della mia funzione. Cioè dovrò avere un quarto dove compare la x io devo mettere 0 e quindi un quarto elevato alla 0 fa 1. Quindi questo che vuol dire che vado qui e vado a plottare il mio punto, lo vado a disegnare, quindi me lo preparo lì. Ecco quindi che ho trovato un punto, però che c'è un punto mica basta. Addirittura non ne basteranno neanche due di punti, perché un conto è disegnare una retta. Una retta tu trovi due punti e riesci a tracciare tranquillamente la tua retta, che per una retta, cioè perché per due punti passa una e una sola retta nel piano cartesiano. Però qui la situa è molto più complicata perché abbiamo una funzione che non è così semplice come una retta. Allora dobbiamo cercare altri punti, ad esempio. Prendiamo adesso altri punti, diciamo, notevoli, come ad esempio il valore meno 1. Se io prendo il valore meno 1, vuol dire che sto andando a considerare 1 fratto 4 elevato alla meno 1. Ma ricordiamo che cosa vuol dire prendere una cosa ed elevarla alla meno 1. In generale, se io ho a elevato alla meno 1, vuol dire prendi questa a e mettila sotto a frazione. Se invece io ho già una frazione, quindi per esempio a fratto b, in realtà l'effetto è lo stesso, solo che qui non lo notiamo perché non vado ad esplicitare che c'è fratto 1 sotto. Allora nel momento in cui io ho una frazione e vado a fare elevato alla meno 1, questo equivale nell'andare a scambiare il denominatore con il numeratore. Arrivati a questo punto, quindi, sono in grado di dire che se io ho un quarto e lo elevo alla meno 1, questo equivale a dire fai 4 e dividilo per 1. Ma 4 diviso 1 fa ancora 4. E quindi io posso andare nella mia tabellina e ho scoperto che al valore di meno 1 corrisponde il valore 4. Quindi vado qui sul valore meno 1, prolungo finché non arrivo alla ordinata 4. Quindi qui andrò a trovare il mio altro punto. Poi diciamo, purtroppo non si può disegnare questa funzione precisa a mano, cioè non si può, anche se l'esercizio dice di farlo, e la realtà è che non si può. Allora, una volta che ti trovi circa 2 punti, 3 punti, 4 punti, ad esempio, se noi andiamo a considerare l'altro punto che per esempio è 1, allora avrò un quarto elevato alla 1, che sarebbe diciamo sempre un quarto. E un quarto a cosa corrisponde? Un quarto corrisponde corrisponde esattamente, non circa, esattamente a 0,25. Ecco che a questo punto quindi se io mi sposto per il valore 1 mi trovo ad altezza 0,25, quindi sto circa qua. Ora, la realtà è che la funzione esponenziale cresce tantissimo, quindi noi in realtà abbiamo un qualcosa di questo tipo. Questa però va al contrario, perché va al contrario? Perché la base è più piccola di 1, quindi sarà disegnata dall'altra parte. E poi questo grafico sarà molto schiacciato a 0, perché appunto più aumenti la potenza, più velocemente la funzione decresce.
Ora, lasciamo perdere questo grafico che rimarrà sempre impreciso. Giusto per far vedere la situazione reale, ci spostiamo su un software che va a disegnare il grafico, che ad esempio è GeoGebra. Quindi qui noi vediamo la funzione vera, come deve essere disegnata, che è così. Ovviamente per i punti più importanti, di cui è facile calcolare le coordinate, riusciamo a farlo a carta e penna, tipo questo qui. Abbiamo detto che il valore A è il terzo valore che ci siamo trovato, quindi appunto qui si può vedere come siamo appunto ad altezza 2,5 e alla larghezza 1 sul piano cartesiano. Stessa cosa, se mi metto a larghezza meno 1, allora otterrò quest'altro punto che abbiamo detto avere poi altezza 4 e così via. Se prendo quest'altro punto B e cresco sempre di meno, quindi qui siamo addirittura ad altezza 1/16, perché sarebbe 1/4 elevato al quadrato, 1/4 elevato al quadrato fa 1/16. Ancora posso continuare, ovviamente il valore che conoscono tutti è questo. Infatti se io vado a calcolare anche qui sul grafico 0, f di 0, cioè la funzione calcolata per x uguale a 0, ottengo questo punto che è noto. Ogni funzione esponenziale passa da quel punto, quindi ora a prescindere, no? Quando io vado a tracciare il grafico di un esponenziale, i casi appunto possono essere due circa. Passa sempre da 1 per forza, cioè quella è una cosa che non si prescinde. Quindi in linea generale non è possibile poter disegnare il grafico di una funzione esponenziale in maniera precisa, se non ricorrendo a un qualche software che lo faccia al posto nostro. Le certezze che abbiamo però sono queste, che nel caso in cui la mia a base dell'esponenziale è più grande di 1, la funzione cresce in questo modo e quindi come punto di riferimento prendo sempre questo valore in cui la funzione vale per forza 1 perché un qualunque numero elevato alla 0 fa 1, quindi so per certo che la funzione deve passare da 1. Poi l'altra cosa che mi devo ricordare è che quando A, la base dell'eliminio esponenziale, è più grande di 1, allora questa funzione cresce. Quando invece la base è più piccola di 1, la funzione decresce e quindi io mi ritrovo effettivamente in questo caso qua. Infatti 1/4 vale 0,25 e 0,25 è minore di 1, motivo per il quale noi ci troviamo nel caso 2, questo qui, in cui decresce, quindi parte da valori altissimi, che sono più infinito, e si riduce a valori piccolissimi, cioè arriverà a 0 quando il limite sarà a più infinito della funzione. Qui succede proprio il contrario. Qui quando sto verso il meno infinito, che da questa parte la funzione si sta schiacciando a 0. Se invece vado a più infinito verso la fine dell'asse x, allora la funzione sta crescendo tantissimo. Quindi ritornando diciamo al grafico preciso, quello fatto in GeoGebra, possiamo notare questa cosa appunto, che di fatti qui sotto noi non troviamo niente. Infatti l'altra garanzia è che la funzione esponenziale è sempre positiva. Qui sembra che la funzione sia arrivata a 0, però non è così, perché in realtà non arriverà mai a 0. Solo che la funzione esponenziale decresce così tanto che si avvicina subito a valori che possono sembrare essere 0, ma in realtà non ci si avvicina mai a 0. Ora forse io mi sono spostato per ah no, ecco, ce l'ho fatta, vedendo che zoomando e zoomando arriviamo a vedere che in realtà non sta toccando l'asse. Questo qui era il mio asse. Però sembra appunto che lo stia toccando, ma non è così perché solo quando la funzione arriverà all'infinito questo succederà. E quindi diciamo a noi sembra un qualcosa di completamente schiacciato perché giustamente i valori decrescono in maniera vertiginosa. Basti pensare appunto che per esempio già al primo valore, no? Noi avevamo 0,25, quando vado a considerare al posto della x 1, mentre arrivati già al secondo valore, quindi per x uguale a 2, stavamo già a 0,06,
praticamente siamo già passati ai centesimi, quindi figuriamoci ad andare dopo. Quindi l'esponenziale ha queste caratteristiche, appunto, che si schiaccia a zero velocemente e cresce all'infinito molto molto velocemente. Quindi questo è grosso modo la teoria che bisogna sapere per poter andare a disegnare il grafico di una funzione esponenziale qualsiasi. Disegnare sempre tra virgolette perché non è possibile, diciamo, fare un disegno preciso. Però questo è quello che possiamo fare a mano.